Benvenuti ad Accademia, la mia scuola di cucina e di pasticceria, dove vi insegnerò a realizzare tanti piatti, tante tecniche e tanti metodi per imparare a cucinare bene, d'effetto, ma piatti da fare tranquillamente a casa. In questa puntata tratteremo il fritto, i metodi classici, però non sarò da solo. Sono Maurizio Pegoraro, ho 65 anni e sono architetto. Mi chiamo Ayassa Franca, ho 48 anni e faccio la macellaia. Mi chiamo Michele Bausardo, ho 48 anni e faccio il pescivendolo. La mia passione per la cucina è nata da piccolo, quando i miei genitori mi hanno insegnato a cucinare. La mia passione per la cucina è nata con gli anni, perché io facendo il pescivendolo ho dovuto imparare a fare del pesce e dare le ricette ai miei clienti per accontentarli. La mia passione per la cucina nasce da piccola. Io sono figlia di una famiglia numerosa e ho deciso di avere una famiglia numerosa, quindi è sopravvivenza. Poi diventa anche passione. Eccoci, benvenuti ragazzi alla nostra lezione sui fritti. Oggi tratteremo una tecnica classica della cucina, una delle più antiche tra l'altro, che è la frittura. Per questa lezione non sarò solo, ma sono accompagnato dalla mia compagna inseparabile di viaggio Francesca. Per queste cose così mi aiuta a controllare che i ragazzi vadano tutti bene. Allora, il tema, dicevo, il fritto. Friggiamo il classico all'italiana e friggiamo in pastella, quindi con una pastella alla birra. Abbiamo del pesce a disposizione per fare una prova, nel senso che si può friggere col metodo all'italiana, che è passato in farina e poi semplicemente fritto qualsiasi tipo di ingrediente che si voglia friggere, dalla carne alla verdura al pesce. Oggi facciamo un fritto di calamari, mazzancolle e verdura. Vediamo subito gli ingredienti, no, che servono per questa ricetta. Allora, per il pesce servono 400 g di calamari, 300 g di mazzancolle, 100 g di zucchine, 100 g di patate. Per la frittura invece 500 g di latte, 100 g di farina debole e 100 g di semola di grano duro rimacinata. Per la salsa, che è la salsa d'accompagnamento, 200 g di pomodori pelati, 20 g di aceto rosso, 15 g di zucchero, peperoncino, aglio e scorza di limone. Olio extravergine d'olive e sale naturalmente per aggiustare di sale. E per la decorazione utilizziamo del coriandolo, del prezzemolo, un'erbetta aromatica che decidiamo che per dare un po' di colore al nostro piatto. Allora partiamo subito con preparare il pesce, la prima cosa. Abbiamo calamari, dicevo, e mazzancolle. Prendiamo il calamaro. Vediamo subito un taglio particolare che è quello che non è il classico taglio ad anello che facciamo tutti, che conosciamo, ma è un taglio a rombetti che poi con la frittura praticamente cosa succede? Si arriccia e prende una forma molto particolare, quindi si apre il calamaro a metà per il senso della lunghezza e con il coltello, con la lama ragazzi, togliete bene tutta la parte interna, quindi se c'è ancora un po' di sporco dopo averli lavati naturalmente i calamari. Poi con la lama del coltello messa in diagonale andiamo a fare delle incisioni e qui vi voglio che non attraversate da parte a parte il calamaro perché deve rimanere attaccato, quindi intero, stiamo solo incidendo, guardate, la lama al contrario, cioè al contrario, di diagonale, non quindi dritta, perpendicolare al calamaro. Incidiamo tutti i taglietti così, dopodiché lo giriamo dall'altra parte e facciamo lo stesso lavoro per fare dei rombi. Ecco, questo ha due obiettivi, decorativo e un obiettivo anche di intenerire, diciamo, certi tipi di calamari, magari quelli un pochettino più grossi li rende un pochettino più teneri. Una volta tagliato in questo modo lo andiamo a tagliare per il lungo e poi a piccoli quadrati, più o meno di 4 cm x 4 cm e li mettete in una boule. Avete una boule a disposizione dove mettere il pesce. Naturalmente mettiamo anche qualche ciuffettino, qualche ricciolino. Facciamo ancora uno così rivediamo l'operazione. Quindi incido. Vi è chiaro? Sì. Il vostro silenzio lo interpreto come qualcosa che è tutto chiaro, giusto? Siamo tutti concentrati. Tutti concentrati, quindi quello che dico sempre, quando c'è qualcosa che non vi è chiaro, chiedetemi tranquillamente, siamo in una scuola di cucina e quindi voglio che tutte le nozioni siano chiare sia per voi che per quelli che ci stanno seguendo. Incisioni.
E poi passiamo a mettere il tutto a bagno nel latte. Questa è la frittura chiamata all'italiana. Fritture ne tratteremo tutte durante le varie puntate. Questo è il metodo classico, quindi frittura all'italiana significa semplicemente infarinato, ma per infarinarlo, prima di passarlo nella farina, lo lasciamo a bagno un paio d'ore nel latte. Così come i gamberi, o meglio le mazzancolle. Qui Francesca me ne ha già pulite qualcuna, vediamo il dettaglio in camera anche, così. Allora, incidiamo e togliamo sul dorso e togliamo la parte dell'intestino. Questa parte qua contiene sabbia e comunque la parte dell'intestino va eliminata, anche perché sotto i denti poi è fastidiosissima. Quindi semplicemente incidendo in lunghezza togliamo la parte che non sempre è pieno, a volte l'intestino è vuoto, quindi vedete un filo trasparente e comunque va eliminato anche quello. Giusto Michele, tu che vendi pesce sai, no? Tutte queste cosine qua. Sei avvantaggiato un pochettino rispetto agli altri oggi. Mica tanto, perché un conto è pulirlo e un conto è cuocerlo. Tu dici un conto è venderlo, un conto è cucinarlo, giusto? Ecco, vediamo, questo qua per esempio non ha niente all'interno, ha solo il filetto trasparente che vado a prendere ed eliminare in questo modo. Perfetto. Adesso, vi parlavo prima di latte. Il latte ha l'obiettivo di intenerire, ma anche quello di togliere eventuale sapore un po' forte del pesce eventualmente, no? Quindi se abbiamo, vogliamo rendere più gradevole, più armoniosa la nostra frittura, la mettiamo appunto a bagno nel latte, ed è tra l'altro un classico proprio, no? Quindi copriamo completamente con il latte. Io adesso non lo farò perché non abbiamo il tempo, ma lo lascerò poi a bagno nel latte naturalmente per almeno un'oretta in frigorifero. Noi abbrevieremo naturalmente i tempi e tutto quanto. Io vado avanti intanto e vedo che voi state continuando a pulire, avete a disposizione della farina di grano tenero, debole, non serve una farina molto proteica, e della semola rimacinata di grano duro che andiamo a miscelare insieme, in modo tale che questa mix tra una farina e l'altra ci dà la croccantezza al prodotto e quindi ce la teniamo da parte. Quindi abbiamo la semola e la farina e il pesce con il latte da parte. Intanto che fate qualcosa vi racconto due cose veloci sul fritto, no? L'olio che andremo a scegliere è un olio extravergine d'oliva, è il modo più sano per friggere. La frittura sappiate che è una tecnica di cottura molto sana, se fatta bene, altrimenti non è sana per niente. Perché dico sana? È vero che andiamo a friggere nell'olio, ma è anche vero che è un metodo così aggressivo di cottura, molto rapido, che fissa tutti i nutrienti, le parti delle vitamine all'interno del prodotto. Se friggiamo male ci ritroviamo con un prodotto unto, grasso e quindi eccessivamente calorico. Quindi iniziamo, Francesca, grazie, bravissima, a accendere l'olio e a portarlo in temperatura. Temperatura. Quale temperatura? 176 gradi è la temperatura ottimale, ma dipende da quello che vado a friggere. La temperatura dell'olio è inversamente proporzionale alla pezzatura del prodotto. Mi spiego meglio. Se abbiamo un pesce o un pezzo di carne più grosso, abbassiamo la temperatura. Se abbiamo un pesce molto piccolo, alziamo la temperatura. Quindi è inversamente proporzionale alla dimensione del prodotto. Logicamente, se ci troviamo con un olio estremamente caldo, con un pezzo molto grosso, sarà crudo all'interno, molto dorato esternamente e anche molto unto. Ecco qua. Allora. Intanto preparo la salsa mentre il pesce sta a bagno. La salsetta che abbiamo di accompagnamento. Spicchio d'aglio, lo vado a schiacciare, lo metto in una pentolina, mi accendi anche l'altro gas, Francesca, per favore. Ci mettiamo un filo d'olio. Il pesce lo lasciate a bagno nel latte tranquillamente, intanto vi concentrate appunto nella salsa. Soffriggiamo l'aglio con l'olio in una pentolina. Avete a disposizione del peperoncino e andiamo a tagliare il peperoncino a pezzettini. La facciamo piccante. Allora, quando si fa un fritto, buona regola è sempre quella di abbinare il fritto ad una salsa. Se questa salsa sgrassa leggermente, è positivo perché la rendo piccante, la rendo un po' fresca, quindi c'è anche della buccia di limone, del coriandolo in bacche, e tutte queste cose la renderanno molto fresca la nostra salsa e andrà a sgrassare la sensazione di unto in bocca del pesce. Sì, l'aglio in camicia ha lasciato Michele? Ecco, l'aglio in camicia serve a un qualcosa. Si vede che Michele non ama tanto l'aglio e serve per dare un po' meno sapore di aglio alla nostra salsa. Naturalmente, quando si lascia un aglio in camicia, o comunque anche intero in questo caso, va sempre eliminato. Maurizio, che fai? Soffritto di aglio, olio,
e dopo mettiamo il pomodoro. Allora, sai perché me ne sono accorto a distanza così? Perché la cucina è fatta di emozioni, profumi e anche rumori. Io Non hai da sentito? distante non sento un rumore che mi piace, no? Questo sfrigolio di aglio che soffriggere. Anche il mio. Anche il tuo? Perfetto. Allora, ma va benissimo. Siamo in una scuola, sapete cosa succede? La differenza tra la vostra salsa e la mia. Come si dice, si dà uno spicchio d'aglio, un pomodoro e un po' d'olio a ognuno di noi e faremo 4 salse completamente diverse. La reazione di Maillard, tutto verte intorno alla reazione di Maillard, cioè la caramellizzazione degli zuccheri, delle proteine in cottura. La mia salsa, mi dispiace dirvelo, ma sarà più gustosa della vostra, ok? Semplicemente perché ho fatto un soffritto più accentuato. Voi invece mi fate un soffritto poco accentuato, sarà più bollita come sapore. E a questo punto metto... Si è sentito? Questo è il peperoncino. Giusto un po' di differenza di rumore, ma questo era molto importante. Mettiamo l'aceto, perché ho detto che la voglio aspra come salsa, e naturalmente aggiustiamo di sale. Una salsa agro-dolce praticamente. Cosa dirvi? Praticamente quando si fa, il bello della cucina è proprio questo, no? Che gli stessi ingredienti si ottengono dei risultati completamente diversi, e proprio data la differenza tra le rosolature, i tempi di cottura, tutte queste piccole varianti che fanno la differenza. Perché la cucina è un po' più difficile da delegare rispetto alla pasticceria? Proprio per questo, no? La pasticceria monto le uova con lo zucchero e arrivo a destinazione. Poi io vi dico soffriggete, in base a quanto soffriggete cambiate completamente il risultato della ricetta. Fuoco molto forte, facciamo cuocere, aggiungendo la dose di zucchero che avete a disposizione. Quindi, ripeto, soffritto di aglio, peperoncino, olio, ben soffritto. Aggiungo il pomodoro pelati, li andiamo a far rosolare anche loro, aggiungiamo l'aceto e per ultimo completiamo con lo zucchero regolando di sale. Questa è una salsa che si presta solo per abbinamento al pesce o alla carne, non assolutamente da condirci la pasta. Non è una salsa di pomodoro per condire la pasta, non sarebbe buono. Ricorda un po' il ketchup, no? Perché c'è l'aceto, c'è lo zucchero, quindi è come condire la pasta col ketchup, non lo faremo mai, no? Noi perlomeno in Italia, no? Asciughiamo le verdure, patate, zucchine e delle patate viola. Maurizio, puoi mettere l'aceto perché loro sono già più avanti, quindi... Bisogna iniziare a scaldare l'olio. Quanto ci avete la piastra con l'olio? 1. Allora, portatela sul 3 e il 4, dobbiamo arrivare a quella famosa temperatura di 176 gradi. Quindi tagliamo a rondelline lo zucchino. Uso una mandolina per fare le rondelle tutte uguali dello stesso spessore. Molto importante che le pezzature all'interno del nostro fritto siano tutte uguali. Se abbiamo una lamella più spessa, una lamella più sottile, ci ritroviamo poi con delle cotture irregolari. Un prodotto sarà bruciato e l'altro prodotto sarà praticamente crudo. La prima roba che friggiamo è la verdura, quindi come tale dobbiamo friggerla in un olio non eccessivamente caldo, altrimenti la bruciamo subito e non le diamo il modo di diventare croccante all'interno, perché facciamo delle chips di patate e chips di zucchine. Per far sì che siano croccanti deve essere molto asciutta la verdura e l'olio non troppo caldo, altrimenti me le brucia, non fa evaporare l'acqua del prodotto e rimangono poi morbide. Dimmi, Michele. La crema di pomodoro quando bisogna spegnere? Fai bollire a fuoco fortissimo, ok? Massimo. Per 3-4 minuti. Non è una salsa di pomodoro, quindi deve rimanere appunto aspra, in contrasto con il nostro fritto. Tagliamo anche le patate. Hai già messo tutto, Michele, dentro? Nella salsa sì. Ok. Prima mi sono dimenticato di farvi fare un'altra cosa, ma la facciamo adesso, nel senso che vi ho fatto tagliare il calamaro solo a losanghe, no? Questo modo un pochettino più particolare. Però tagliamone ancora uno, anche a rondelle, perché nel fritto mi piace che ci sia sia uno che l'altro, così mettiamo anche questo a bagno nel latte. Francesca, poi abbiamo il colino, noi sì, per filtrare il latte e tutto quanto. Piastra a induzione va bene per cucinare queste cose qua. Sicuramente non su tutte le cose va bene la piastra. In cucina la batteria di pentole, i fuochi vanno sempre misti, no? Va bene l'acciaio, va bene l'alluminio, va bene il fuoco, va bene l'induzione, a seconda delle preparazioni che devo fare. Possiamo spegnere la salsa, se hai voglia di assaggiarmela di sale, se va bene, per favore.
Taglio anche questa patata viola. Per friggere, Luca, ci vanno delle pentole particolari o qualsiasi? Bravissima Franca, mi piacciono le domande così che mi danno lo spunto per poter raccontare e parlare, no? Allora, naturalmente friggitrice è la cosa migliore perché ha un timer, un termostato che ci regola la temperatura. Sciacquo solo un attimo le mani, però va benissimo anche una pentola. La pentola va gestita. Allora, una pentola piuttosto alta e capiente da poter contenere l'olio e non far fuoriuscire l'olio durante la cottura, perché mettiamo i prodotti che hanno sempre dell'acqua, l'acqua fa fare la schiuma e quindi fa bollire l'olio al di fuori. Bisogna avere la giusta capacità di contenitore per non far fuoriuscire l'olio. Di sale va bene, direi che è anche abbastanza piccante. Anche piccante, perfetto, sale piccante, tutto a posto, ok. Allora, queste Francesca possiamo spostare di qua così abbiamo più spazio. La temperatura, dicevo, 176 gradi se hai la friggitrice imposti, se no devi misurarla. Abbiamo una sonda a disposizione, quindi prendiamo la sonda e andiamo a misurare tutti quanti l'olio. Guardate che la lezione di oggi è sul fritto. Se sbagliamo la temperatura dell'olio non facciamo un fritto che suona, non facciamo un fritto bello. Dimmi. Uno che a casa non ha una sonda, metodo tradizionale? Allora, anche tu mi fai una domanda molto interessante. Allora, la prima risposta che ti rispondo da chef un pochettino più cattivo: non hai una sonda, devi comprartela, tanto non costano carissime oggigiorno, no? E quindi se uno vuole cucinare un minimo di attrezzatura deve averla, anche perché in pasticceria si usa tantissimo anche, non solo in cucina. Se uno non ha proprio la sonda e non vuole investire questi pochi euro, perché ormai costano poco, in una sonda, il vecchio sistema: intanto non deve mai fumare l'olio, non deve mai friggere più di 15 minuti di fila e mai più di 2 cotture. Faccio una cottura oggi, raffreddo l'olio, posso fare una cottura domani, ma mai più di 15 minuti di fila di cottura. Domani la butto dopo la seconda cottura. Quindi, ripeto, 2 cotture da 15 minuti, massimo. Ecco, io sono a 101 gradi, quindi non va ancora bene, no? E tu quanti gradi sei? 107. Perfetto. Mi raccomando, non deve mai fumare. Tu se non hai un termometro, prendi un goccino o una raffettina di patata, li mettiamo all'interno della nostra pentola. Se quando mettiamo le patate all'interno della pentola vediamo che fa delle micro bollicine, ma la patata rimane sul fondo e non viene a galla abbastanza in fretta, vuol dire che l'olio è ancora troppo freddo. Le bollicine devono essere un po' più grossolane, un po' più grosse, e la patatina nel giro di poco deve venire su in superficie e galleggiare, perché vuol dire che l'acqua è evaporata subito, si è alleggerito il prodotto e è venuto su a galla. Ok? Brava Francesca, scolami pure i calamari, latte, tutto quanto. Anche voi, se volete scolare, avete tutte le verdure tagliate, pulite? Ok, ma tutto il fritto deve venire su a galla? Un po' tipo come quando fai gli agnolotti. Tutti i fritti vengono su a galla, a meno che non siano fritti ripieni molto pesanti. Un arancino di riso sicuramente non rimane a galla, perché è ripieno, è grosso tutto quanto, ma tutti i fritti piccolini, un fritto di pesce, un fritto di verdure, i pastellati, questi qua vengono su tutti a galla. Ok. Allora, scoliamo bene. Abbiamo la miscela di farina, asciugate molto bene il pesce, quindi prendiamo della carta, grazie Francesca, dal latte, ecco, lo ripeto, è stato poco nel latte naturalmente, ma dovrebbe stare un paio d'ore. Ma si può anche mettere la verdura a bagno nel latte? Non serve, qua il latte ci serve per intenerire il pesce, la verdura non deve essere intenerita, non serve assolutamente. Poi, se lo fai non succede nulla di grave, ma ti complichi solo la vita, perché poi asciugare quelle rondelline così piccole diventi matta, ok? Una volta che è ben asciutto, mettete il pesce all'interno della farina e della semola miscelati insieme. Allora, mi sposto la salsa di qua. Anche le verdure, allora, vado a infarinare. Francesca, mi procuri un setaccio, per favore? Forse qua sotto ce l'abbiamo, perché una volta che avete infarinato il pesce, lo andiamo a setacciare. Questo lavoro qua lo possiamo fare 3, 4, 5 minuti prima della frittura, non di più, perché poi l'umidità del pesce mi va a bagnare la farina e si attacca tutto. Quindi non riesco più a friggere, perché il fritto va messo in pentola sempre molto molto asciutto. Perché si passa nella farina? Dà la croccantezza e dà anche un sistema per asciugare ulteriormente. Se metto della roba bagnata all'interno della friggitrice, che cosa succede? Che il bagnato mi va a fare le bolle di schiuma, il vapore mi va a abbassare la temperatura dell'olio, il vapore acqua, e il fritto rimane poi flush. Okay? Quindi setacciamo bene. Infarinate anche le verdure. Andiamo a mettere le patate qui dentro e andiamo a friggerci le chips di patate, di zucchine e di patate viola. Io ho usato 2 patate, 2 tipi, bianca e viola, voi solo la viola, ma non cambia niente. Anche queste verdure vanno infarinate e buttate in friggitrice, in questo caso pentola. Francesca, inizia pure. Allora, tutti quanti che friggiamo le verdure ce le rendiamo belle croccanti,
ok? E poi direi non mancate e vediamo il seguito perché ci sono tanti segreti ancora da dire. Eccoci bene, abbiamo lasciato che stavano friggendo le verdure. Naturalmente le verdure devono essere salate solo alla fine, ragazzi. Ricordatevi, a caldo, che il sale si possa sciogliere un po', ma alla fine, come tutti i fritti, vanno sempre salati alla fine. Dovreste aver ottenuto delle verdure croccanti, poi dopo verrò a vedere, dovreste, ok? Adesso friggiamo il pesce, 176 gradi l'olio, andiamo a mettere il pesce all'interno della pentola. Infarinato, asciutto, come abbiamo detto prima, in modo tale che non ci crei problemi di troppa schiuma o che ribolla fuori. Mai mettere troppi pezzi all'interno della pentola con quel poco olio, altrimenti poi cosa succede? Che praticamente l'olio si raffredda troppo alla temperatura e ci ritroviamo con un fritto che non è croccante abbastanza. Scusa Luca, per scolare il fritto Sì. bisogna usare una carta assorbente o questa qua che ci avete dato voi? Questa carta paglia che vi abbiamo fornito noi qui in Accademia è una carta apposta per assorbire l'unto al fritto, perché assorbe bene l'unto e ce lo sgrassa bene. Tutti i fritti appena fritti, appoggiati subito sulla carta assorbente, salati immediatamente in modo tale che il sale si possa sciogliere e dopodiché impiattati. Andiamo a friggere in una maniera veloce e rapida perché almeno il pesce rimane croccante ma anche morbido, perché il pesce, ricordatevi, non deve friggere troppo a lungo, se no diventa poi duro. Calamari e gamberi non devono cuocere tanto. Penso che lo sai tu, Michele, no? Sì, io dico sempre ai miei clienti 2 minuti nell'olio bollente. Il meno possibile. Usciti fuori, vado qua e vado a salare la superficie. Le verdure non le salo più perché le avevo già salate prima. Mi raccomando, il livello di doratura corretto, Franca. Sì, Francesca che tu li controlli, ma Franca perché ho visto Franca che li ha lasciati. mi sembrano un po' bianchicci. Sì, anche le verdure. Assolutamente, assolutamente. Anche le verdure. Vabbè, lo vedremo poi dopo passo. Pepe e sale sono la cosa più difficile da dosare perché se si sbaglia poi diventano salati e adesso ci occupiamo dell'impiattamento. Questa musica che si sente del fritto è giusto? O... Ma musica, dovrei dirlo io se è musica, no? Questo. Scusi. Più che musica mi sembra un rumoraccio quello, no? Scherzi a parte. Sì, hai ragione, hai detto, la musica vuol dire i suoni corretti in cucina, no? Ci devono essere, che è quello che ci dà la caratteristica se una temperatura è corretta. A un determinato suono corrisponde una certa temperatura. Allora, qui avete a disposizione un piatto, Francesca glieli passi Sì, tu per glieli passo favore, subito. con una ciotolina dove mettere la salsa. Vi faccio replicare il modo con cui lo impiatto io. Ricordatevi solo una cosa, che la parte estetica dei piatti è molto importante in cucina come in pasticceria. E quindi cercate un piatto carino, mettete il cibo con un determinato modo, possibilmente dando altezza alla preparazione, nel senso che se si dà altezza dà più valore al piatto, no? Diventa più prezioso che il piatto messo tutto piatto. Scusate il gioco di parole, però ci sta in questo caso, no? Un piatto, no? Proprio, ci deve essere un piatto posizionato un po' in altezza. Mettiamo la salsa e iniziamo ad alternare il nostro fritto appoggiato su un altro pezzettino di carta paglia, mettendo le verdure alternate. Ecco, vedete il calamaro come si arriccia? Diventa questo effetto molto carino. Per dare altezza intendo dire proprio questo, alterniamo le nostre verdurine croccanti. Riuscite a vedere? Perché è importante che mi copiate, no? E simulate un pochettino quello che io sto facendo, cioè dare altezza al piatto. Infatti guardate, un gambero sopra in cima, messo così, ancora delle patate viola alternate alle rondelline di zucchine. Insomma, questo è un bel fritto. Se presentate un fritto così a casa, asciutto, non so se si riesce a percepire che è asciutto, perché l'abbiamo scolato bene, l'abbiamo fritto in maniera corretta e allo stesso tempo bello croccante. Poi, Francesca, gli porti un po' di prezzemolo, va? Vieni qua che gli diamo un po' un aiutino di colorazione del piatto, no? Qualche ciuffettino di prezzemolo, di coriandolo. In ricetta ci sarebbe il coriandolo, solo che
non l'abbiamo trovato e come sempre, o meglio, l'abbiamo trovato ma era brutto. Ricordatevi una cosa, in cucina quello che è la regola buona è di non rispettare fedelmente la ricetta in base a come ve la dà lo chef, perché se una verdura o un'erba aromatica andate al mercato poi è brutta, o magari un pesce è brutto, o un pezzo di carne franca che magari non è più bellissimo, piuttosto di intestardirsi a usare quel pezzo lì perché in ricetta c'era quello, io direi di cambiare, sostituire. Io avevo il coriandolo che non è tanto bello, c'è il prezzemolo che era un po' più bellino, usiamo quello per decorare il nostro piatto. Ecco qua, questo è comunque come si impiatta, uno dei sistemi, no, per impiattare. Adesso però sono curioso di vedere cosa avete fatto voi. Allora, no, il giughese, io qua siamo in una scuola, cerco sempre di farvi crescere, vorrei che andaste via qua che foste dei grandi chef, no, è impossibile in pochi giorni, però si può. Allora, Michele, 2 problemi, un po' chiarino il fritto, un po' chiaro, quindi sarà un pochettino non croccante come deve essere. Il secondo, sei venuto a rubare i pomodori nel mio tavolo e pensando di fare cosa buona, ma esiste una regola in cucina che dice, a eccezione fatta delle erbe aromatiche, di non decorare mai un piatto di cucina cotta con delle verdure crude. Non è tassativo, non prendiamo mai niente per tassativo quando si spiegano le cose, però ci sono delle regole, ok? Il crudo ti va solo a raffreddare il prodotto, il crudo non c'entra niente di abbinamento. Magari ci poteva stare un mezzo pomodorino messo su un fianco vicino alla salsa pomodoro, allora questo te lo accettavo. Così tanti pomodori lì sopra invece non è tanto fine. Franchina, qui siamo un po' più sul... Sì, siamo proprio sul bollito, la tecnica che dobbiamo ancora trattare. Questa volta trattiamo il fritto, tratteremo anche il bollito. Nel senso che da un fritto ci si aspetta come prima cosa che cosa? Che sia fritto. No, ma cosa? Prima cosa il croccante. Sì. Regola numero 1, il fritto deve essere croccante. Non esiste fritto che non è croccante. Anche i pastellati, che sono morbidi, faremo adesso quello con le mele, che sono morbidi all'interno, fuori sono croccanti. Questo deve essere croccante. Cosa è successo qua secondo te? L'olio, io ho buttato giù troppa roba insieme. L'olio non tanto caldo. Non tanto caldo, E in più ne hai troppo buttata insieme, tanta. sì, E e ti ha quindi mi ha raffreddato l'olio. A quel punto cosa succede? L'olio deve essere di sua temperatura, non ce la fa più e viene un po' un macello. Ecco, come doratura tu sei il più centrato. Grazie. Maurizio, è il più giusto, il più corretto. Se posso trovare una critica anche a te costruttiva, per carità, è il prezzemolo. Vedi, questo ciuffo di prezzemolo messo un po' alla rinfusa è troppo, messo nel centro dà poca finezza al piatto. La doratura ci siamo abbastanza, a parte le zucchine. Guarda le zucchine, vedi che sono scure, sono marroni, queste qua non senti più niente. Patate vanno bene, il pesce va bene, le zucchine non vanno bene. E poi hai fatto il creativo, il gambero appeso lì, un bel tocco di creatività. Bravo. Grazie. Allora, torniamo alla pastella, spostatevi di lato quello, mettetelo là dietro, guardate, dietro sul buffet lì dietro e ci dedichiamo alla pastella. La pastella, questo lo poggiamo lì. Un altro metodo di frittura è la pastella, quindi questa è alla birra, quindi lievitata, con lievito di birra all'interno, in modo tale che darà sofficità al prodotto e croccantezza al prodotto. Gli ingredienti per fare queste mele in pastella alla birra con salsa al caramello e alla cannella sono questi. Allora, per la pastella 500 g di birra, mezzo litro di birra, 200 g di uova intere, 500 g di farina debole, non troppo proteica, 100 g di latte intero fresco, 15 g di lievito di birra, 10 g di zucchero a velo, e un pizzico di vaniglia, quindi per aromatizzare. Per il caramello 150 g di zucchero semolato, 45 g d'acqua e 2 g di cannella per il caramello per fare la salsina d'accompagnamento. Dello zucchero a velo per finire e naturalmente una mela che servirà per essere fritta.
Io direi che la mela è l'esempio più classico, ma a me quello che mi interessa non è la mela fritta, queste sono lezioni di base di cucina. Quello che mi interessa in questo momento è insegnarvi una pastella alla birra lievitata. Quindi che poi ci friggiamo una mela, un pezzo di pera o degli altri ingredienti all'interno non ci cambia assolutamente niente. Prendetevi la boule per andare, che avete sotto il tavolo, penso da qualche parte, e andiamo a miscelare come prima cosa le uova intere. Le uova intere insieme allo zucchero a velo e al lievito di birra sbriciolato. Zucchero a velo, lievito di birra e le uova. Naturalmente il lievito di birra non va sciolto da nessuna parte, si scioglierà adesso in questa miscelazione che facciamo. È una pastella lievitata, dovrà lievitare prima di essere utilizzata. Quindi tutte le volte che si usa un lievito di birra va lievitato prima dell'utilizzo, a differenza del lievito chimico del baking che invece si utilizza e si va subito a cuocere. Quindi le pastelle si possono fare sia con lievito di birra ma anche con lievito chimico. Differenza, una la faremo lievitare prima di utilizzarla, l'altra invece la andremo a utilizzare subito perché la lievitazione arriverà poi in pentola. A questo punto inseriamo un pizzico di vaniglia, avete della vaniglia a disposizione, vaniglia in bacche, mai vaniglina mi raccomando, per aromatizzare, il latte e adesso alterniamo birra e farina. Non dovete mai ottenere una pastella troppo compatta, altrimenti non riusciamo più a inserire la birra all'interno. Quindi metto un po' di farina, tipo, io vado a occhio, ma tipo 2-3 cucchiai di farina, mescoliamo. Francesca, puoi iniziare a prepararmi la mela tu intanto? Sì, volevo solamente dire una cosa che bisogna anche insegnare a Michele, che la vaniglia in bacche è diversa dal pepe in grani. E lui ha messo il pepe in grani al posto della vaniglia in bacche. Nella pastella. Michele, vuoi fare il creativo, giusto? Sembrava una cosa bella. Ma per carità, il pepe, allora il pepe è una spezia, come tutte le cose stanno bene pesate, il pepe sta bene col cioccolato anche. Quindi assolutamente la tua pastella non è da buttare, la possiamo utilizzare, ok? Però hai fatto una cosa un po' più creativa. Ma se lo Se mi prepari già la mela, scusami. il lievito non si scioglie subito, che succede? Stai tranquilla, metti adesso gli ingredienti, si scioglierà tutto, perché adesso a forza di mescolare, quando incorpori la farina, la pastella prenderà una forma più spessa e quindi con un attrito maggiore romperai i grumuli di lievito. Quindi posso aggiungere già la farina anche se lui non è completamente Assolutamente sì. Vedi però, guarda, quando arriva di questa densità, leggermente troppo asciutta, non vado a mettere altra farina, ma alterno con la birra, perché altrimenti mi ritrovo con un impasto troppo duro che poi fatico a inserire la birra all'interno. La birra abbinata al lievito di birra aiuterà anche lei la lievitazione e la sofficità della pastella. Franca, mi raccomando, le voglio croccanti fuori e morbide dentro queste mele. È il nostro dolce. Allora il senso di girare sempre da un senso è una diceria, diciamo, una credenza popolare, non serve assolutamente niente. Guarda, un po' da una parte, un po' dall'altra, un po' nel centro. Sai cosa mi interessa? L'unica cosa è che prendi bene tutta la ciotola, che non mi finisci la pastella avendo dei punti della ciotola dove non hai mescolato. Francesca sta pelando la mela e la sta tagliando a rondelle. Poi fermati, Francesca, non togliere il centro che faccio vedere io, quella parte lì che spieghiamo bene cosa stiamo facendo. Va bene. Il mondo della cucina è abbastanza faticoso, no? Si pensa quando si vede, no, tutto bello, tutto... In realtà ci sono delle fatiche, no, da fare. Troppo glutine all'interno della pastella mi va a dare morbidezza e non croccantezza al risultato finale. Tu pensa che addirittura la tempura, che è una tecnica di frittura che tratteremo poi in seguito in altre lezioni, la tempura addirittura va fatta rustica, cioè lasciando dei grumi di farina all'interno, meno glutine, meno sollecito della farina, più avrò estratto meno glutine dalla ricetta e più sarà croccante il nostro fritto, ma questo lo vedremo poi in un'altra volta. Allora adesso Ecco l'olio. la pastella è fatta, mi accendo sotto una pentola, anche voi per favore andate ad accendere sul 2 sotto il pentolino. Vi dico sul 2 come potenza, io metto la fiamma invece abbastanza al massimo. La pastella la lasciamo da parte a riposare, coperta con una pellicola, dovrà riposare per almeno un'oretta in modo tale che possa lievitare. Prendo le mele che ha preparato Francesca e le vado a tagliare il centro. Ce le mettiamo tutte in fila sul tagliere e tagliamo il centro per togliere il torsolo e per fare l'effetto un po' a ciambella, no? Quindi tolgo qui. Guardate che ne sto togliendo un po' di più che il classico torsolo che si toglie nel mezzo. Questo perché? Perché vorrei darle proprio l'effetto ciambellina e quindi
tolgo un po' di più, poi con la pastella diventerà più cicciottella, rimarrà il buco. Se mi togliete solo il centro, la pastella poi gonfia, vi chiude il buco, non rimane un anello durante la frittura poi, no? Puoi friggere qualsiasi mela a tuo piacimento, se la vuoi più dolce, una Golden Delicious, una Stark, una Renetta, a seconda di quello che tu vuoi ottenere come dolcezza. Sappi che la Golden è quella più dolce ma è anche quella più acquosa, quindi è un pochettino più difficile da friggere se vogliamo. La Renetta va un po' meglio. Preparo il caramello. E poi direi che vi faccio aspettare per vedere il resto, perché intanto che voi caramellate il tutto, andiamo in un pentolino caldo che vi ho fatto scaldare, aggiungiamo lo zucchero e piano piano iniziamo la nostra salsa al caramello, quindi caramellando a secco lo zucchero. Eccoci, bentornati. Allora, abbiamo lasciato che stavamo facendo il caramello. Questo caramello va fatto poco alla volta, è la salsa delle nostre mele in pastella alla birra. Lo zucchero messo nel pentolino, un cucchiaino di zucchero, si aspetta che si sciolga il cucchiaino di zucchero. Quando si è sciolto si aggiunge un altro cucchiaino di zucchero e così via fino a sciogliere tutto l'ingrediente che abbiamo a disposizione. Alla fine bagniamo con l'acqua calda, decuociamo si dice con l'acqua bollente in modo tale da fare una salsa a caramello. L'acqua bollente serve per non far praticamente indurire il caramello e rimane una salsa. Adesso vediamo come siete andati avanti voi, perché mentre io parlavo sentivo dei rumori sospetti. Allora, la tua va benissimo. Quasi una sinfonia, Michele, stavolta. Col pepe, no? Tu, Franca, no, hai solo commesso un errore, hai caramellato bene lo zucchero, se si vede dentro il pentolino ci sono dei grumi. Cosa hai fatto? Quando hai messo l'acqua l'hai messa troppo velocemente e magari anche non troppo calda, perché è stata ferma magari 2 minuti in più lì. Cosa è successo? L'acqua è così abbondante e non troppo calda, ti ha inchiodato lo zucchero, adesso si deve risciogliere, quindi piano piano lo fai risciogliere. È un problema che si rimedia abbastanza e ci vuole solo un po' più di tempo. Te invece sentivo un bellissimo rumore. Perché la versai poco alla volta, sentivo un rumore carino, infatti ho detto sarà giusta senz'altro, sono venuto qua ed è giusta. Vedi che la cucina è fatta di suoni, la cucina è fatta di rumori. Profumi, come dice Michele. Profumi, suoni, rumori, emozioni. Emozioni soprattutto. Adesso... Ok, continuiamo. La pastella l'avete fatta lievitare voi un po' meno, ma abbiamo fatto avevamo una pastella già pronta, circa un'oretta, in modo tale che possa lievitare un po' di più. Dopodiché regoliamo il nostro famoso olio a 175 gradi, 170, anzi quando c'è dello zucchero, qualche grado in meno, nella pastella c'è lo zucchero, le mele sono zuccherine, tendono a bruciare, le ricette molto ricche di amido, questa è una pastella, contiene farina, quindi amido, devono andare a cuocere in un olio leggermente più tranquillo, altrimenti si bruciano subito fuori, non lasciando lo spazio per la croccantezza e la colorazione omogenea, no? Prendete le mele che avete preparato prima, ve le mettete nella pastella e ci avviciniamo al nostro olio e controlliamo. Franca, fammi un favore, prendi una mela, la passi così, la scoli, ti avvicini e fai cadere qualche goccia di pastella nel pentolino e vedi il mio olio per esempio è un pochettino basso, quindi aumento un po'. Cosa succede? Le gocce di pastella sono venute subito a galla, hanno fatto un po' di bollicine, ma sono ancora molto bianche, nonostante che sia già 20-30 secondi che sono dentro, vuol dire che l'olio è ancora un po' freddo, ok? Quindi verificate bene prima di mettere le mele dentro, così non facciamo il danno. Una volta messo dentro, se l'olio non era giusto, avete sbagliato. Poi si inzuppano le cose in pastella in una maniera incredibile di grasso. Quindi aspetto 2 secondi ancora. Come siete voi, Si lasciano a bagno o Puoi lasciarle anche a bagno, non troppo, giusto il tempo che le gestisci, non le metti 2 ore prima a bagno, perché lo zucchero della pastella vi fa tirare fuori l'acqua alla mela e poi la pastella si innacqua tutta. L'acqua di vegetazione della mela va a finire nella pastella. Boh, io provo, vado con la prima. Deve venire su la mela? Deve venire su a galla. Venuta? Piano piano? Ma nel giro di 3 secondi, 4. Sì, perfetta. È su, galleggia, come la papera. Maurizio hai preso un po' più di confidenza con la piastra a induzione? Sì, a lungo andare. Ma bisogna scolarle o se c'è un esubero di pastella va bene lo stesso? Se non le scoli troppo, mi lasci troppo esubero di pastella, cosa succederà? Che poi mi vai a sporcare subito l'olio. Facendo una simil tempura, la vedremo la tempura,
L'altra lezione, avete un'altra lezione con i fritti, vedremo la tempura, si fa invece sporcando di pastella, ma lo vedremo poi. Quindi qua non è una tempura, ecco questa qua mi si è rotta, ma tanto mi bastano, 5 fettine sono sufficienti. Se tu non mi scoli bene la mela, mi va a finire tutto lo sporco all'interno dell'olio e si brucia subito, no? Poi. Ma dato che non si mettono tutte insieme, si guarda poi la doratura per tirarle fuori? Ah sì, poi le gestisci, ma attenzione, se non le metti tutte insieme sì, ma tu devi andare abbastanza veloce. Adesso vedi, tu giustamente stai parlando e ti sei un po' rallentato, ma una dietro l'altra non puoi aspettare troppo, altrimenti non va bene. Dopodiché le iniziamo a girare. Giustamente dalla prima all'ultima, se mi fai passare 5 minuti ci sarà una bella differenza. Se dalla prima all'ultima passano 2 minuti, il problema non sussiste, no? Tenetele sempre su uno strato solo, mai su doppio strato, cioè non una sull'altra, fate un piano. Se il piano è pieno non ne mettete più. Quando arriva a essere cotto cambia anche il rumore. Infatti da un rumore sordo, sente molto più ricco. Da un rumore più ricco, vuol dire che si sta avvicinando. Questa che cos'è il rumore più ricco? Che l'acqua che sta evaporando, che va in superficie, scoppietta sull'olio. Mi raccomando, naturalmente non è lo stesso olio che avete fritto il pesce, si cambia olio, un fritto. Ripeto, 2 fritture da un quarto d'ora massimo. Ogni volta cioè l'olio lo si usa per un quarto d'ora di fila massimo per 2 volte, dopodiché si cambia l'olio. Ma si cambia perché fa male alla salute o fa male? A parte che inizia a friggere non più bene, perché quando l'olio è stanco non frigge bene, ma la cosa più grave ancora fa male alla salute. Il fritto è sano se fatto bene. Quindi olio extravergine d'oliva, al massimo un olio di semi di vinacciolo, oppure lo strutto per un fritto un po' meno salutistico, però per i dolci va molto bene, ma anche se lo strutto lo gestiamo bene va bene, bisogna sempre non bruciarlo. Il problema dei grassi è non bruciarli, okay? Non arrivare a quello che è il punto di fumo, se no si sviluppa una sostanza tossica che si chiama acroleina, che è cancerogena e fa un male cane al fegato. Però i nostri nonni, le nostre nonne anzi usavano prevalentemente strutto. Non ti sento. Usavano prevalentemente strutto. Usavano prevalentemente strutto e non è un fritto super sano, però è un fritto molto buono, goloso, per i dolci soprattutto. Ok, le mie vanno già bene, non so le vostre. Inizio a scolare, dalla prima che mi sembra più dorata. Loro non ancora. Le appoggio sulla carta assorbente. Spegnete subito l'olio, mai lasciare l'olio acceso inutilmente, vuol dire solo bruciarlo e sprecarlo, ok? Un pizzico di sale, che contrasta col caramello. Adesso io intanto inizio a impiattare. Sì, Franca, è meglio che fai attenzione perché sennò iniziano a dorare. Allora, metto un po' di cannella facendo una riga nel piatto. Prendiamo la salsa, la vado a scaldare leggermente perché è buona calda e perché calda diventa un pochettino più fluida e mi prendo un cucchiaio. Quindi se la vostra salsa si è indurita, Maurizio, Michele che magari è ferma da un po', Franca vedevo che la stava girando ancora, se si è indurita la scaldate leggermente. L'avete messa la cannella dentro, la salsa? Michele, girale un po', altrimenti non si dorano bene. Metto un po' di caramello sul fondo del piatto. Salsa il caramello, non caramello. Inizio dalla mela più grande, dalla rondella più grande. Francesco, una stecca di cannella, secondo te ce l'abbiamo? Sì. Inizio dalla più alta, dalla più piccola, inizio a salire a torrettina così. Faccio una sorta di torretta. In questo modo. Lo zucchero a velo. E ancora un po' di salsa a sporcarle tutte. Guardate che golosità, le fritteline con il caramello. Francesca, se mi troverà la cannella, bene, se no non fa niente, era solo per metterla nel buco, al centro. Quando il caramello viene troppo duro... Se mi lasci bollire troppo il caramello, evapora l'acqua, se evapora l'acqua, il caramello non ha più l'acqua, quindi diventa una caramella poi da freddo. E quando rimane sempre attaccato ai denti, perché è fatto tutto rimane male. poi attaccato ai denti, non è una salsa, è un caramello, noi stiamo facendo una salsa al caramello, quindi un caramello decotto, ok? Per impiattare. Il fritto, come sempre, va fatto e impiattato subito. Se casomai avete delle tempistiche
da rispettare per i commensali, quindi non è che potete magari friggere tutto al momento. Si può anche pensare di rigenerare un fritto al forno, soprattutto una frittella di mela, ma deve essere un forno caldissimo in modo tale che mi dà ancora la croccantezza. Si mettono su una teglia con la carta assorbente, si allargano bene, una vicino all'altra non accavallati, e poi si buttano in un forno a 200-230 gradi in modo tale da dare un calore violento esternamente, croccantizzare di nuovo la crosta. Questo però, si è inteso, è come un rimedio, cioè come una gestione di un servizio, perché il fritto e impiattato è sempre la miglior cosa. Forno ventilato o stanco? Ventilato meglio, deve asciugare leggermente così mi dà la croccantezza esterna. Ok, vedo che salsate adesso col caramello e lo zucchero a velo. Michele, non Maurizio. Michele, vai in altezza però. Devi pensare anche che questo piatto dobbiamo portarlo a tavola poi. Ma non è una gara che faceva più alto? No, e sai cos'è? È più una gara a chi lo porta a tavolo intero. Se tu poi me lo fai portare al tavolo, non so se ti arriva su tutto quel coso. Tu sei un bravo cuoco, sei un bravo chef, non un bravo cameriere, scusa. E bisogna poi vedere che i camerieri portino poi bene al tavolo quella cosa, quindi in altezza ma senza esagerare. E io vi aspetto ad altre lezioni. Naturalmente il fritto non finisce qua, nel senso che il fritto è una tecnica di cottura molto complessa. Abbiamo bisogno di sviluppare altre lezioni dedicate alle fritture etniche, alle fritture particolari, alle fritture impanate, insomma ce n'è ancora da scoprire tantissimo, quindi non mancate e vi aspetto ad altre lezioni di Accademia.